Ciao amici nottambuli, ieri notte ho rivisto un film che mi piace tantissimo, ambientato a Napoli, Piedone lo sbirro di Steno. Primo di una serie di 4 film uscito al cinema il 25 ottobre 73. Bud Spencer abbandona momentaneamente Terence e anche il suo personaggio comico, qui infatti il suo carattere è decisamente più serio. Ma Bud è molto bravo, sia come unico protagonista, sia per come interpreta le parti drammatiche. Come già visto in Torino Nera, ma Piedone rimane comunque un film a metà tra poliziesco e commedia e risulta molto più divertente. Molte analogie con la serie di Nico Giraldi, che già si ispirava dichiaratamente a Serpico, ma Steno ha il merito di anticipare Corbucci di qualche anno, ma anche lo stesso Al Pacino di qualche mese. Serpico è infatti uscito a dicembre 73, in Italia è arrivato solo a febbraio dell'anno dopo. Come già detto, invece Piedone uscì ad ottobre. In ogni caso il personaggio di Piedone si differenzia molto rispetto agli altri due, ma ci sono molti elementi di contatto con gli altri film. Il protagonista è molto popolare, buono con i ladri di polli e severo con chi sta ai piani alti, molte conoscenze tra gli informatori, viene cacciato dalla polizia dal commissario capo parecchio antipatico e incompetente, che qui è Adalberto Maria Merli. Il brigadiere ovviamente è la spalla comica, qui Enzo Cannavale nel ruolo di Caputo, personaggio che nei film successivi avrà sempre più spazio. Poi ci sono i soliti inseguimenti improvvisati, al limite del comico, e quando è possibile si usano i cazzotti anziché le pistolettate. Qui Piedone indaga su un traffico di droga gestito dal clan dei marsigliesi che si servono per il traffico locale di Ferdinando Scarano, soprannominato O Barone, è interpretato da Angelo Infanti. Nel secondo tempo Piedone viene cacciato ingiustamente dalla polizia e si aggrega ai camorristi vecchia guardia, contrari alla circolazione della droga a Napoli. Parte del film che a me ricorda I Vigilantes di Roma Violenta, ma anche questo film è uscito qualche anno dopo. Steno quindi batte sul tempo altri colleghi che faranno film simili successivamente. E poi mi piace molto il modo in cui riprende Napoli. Questa volta non ci sono trasferte estere come nei film successivi, per fortuna perché Napoli è veramente bella. Non mancano le scazzottate, concentrate nel finale, Bud rimane sempre una buona forchetta, il menù questa volta è più all'italiana, ovviamente siamo ambientati a Napoli, quindi spaghetti, ma leggermente scotti. Questo film è il migliore di tutta la serie, gli altri sono decisamente più comici, peccato perché secondo me bisognava continuare su questa linea. Il tema dei fratelli De Angelis è indimenticabile, verrà infatti riutilizzato anche nei film successivi. Quindi film imperdibile per gli amanti di Bud Spencer, ma anche del poliziesco, e soprattutto per gli amanti di Napoli. Per questo piccolo capolavoro è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!